Queste due persone le ho conosciute per caso a Casalvecchio Siculo, ma prima di parlarvi di loro c'è tutto un paese da raccontare, costellato da tante piccole frazioni, di cui alcune completamente abbandonate. L'attrattiva più nota però è un'antica chiesa avente quasi 1000 anni di età, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo d'Agro. Benvenuti nel territorio di Casalvecchio Siculo. Venite con me. Casalvecchio Siculo è un piccolo comune del Messinese situato alle falde del monte Sant'Elia, a 420 metri di altitudine. Esso aderisce all'Unione dei comuni delle Valli Ioniche e dei Peloritani e al consorzio Valle d'Agro. Borgo di antica origine, in epoca bizantina era designato con il termine greco palakorion, ossia antico casale. Questa denominazione mutò durante il periodo dell'Emirato di Sicilia, in Calabiet. Successivamente il suo nome fu traslato nel latino Rus Vetus, per poi modificarsi in Casale Vetus e infine in Casalvecchio. Ad oggi Casalvecchio Siculo appare come un paese che ha mantenuto l'impianto medievale senza comprometterlo, con evidenti segni del passaggio dell'influenza dell'architettura araba. Un esempio sono le tribone, particolari sottopassi tipici dell'architettura medievale araba, come vie di fuga in caso di attacco nemico. Si tratta di volte a botte, in pietra o in mattoni, che permettevano il congiungimento delle case al di sopra delle viuzze pubbliche. Ed è attraversando tutte queste stradine e vicoletti che ci si imbatte senza volerlo nella chiesa di Sant'Onofrio Anacoreta, il patrono di Casalvecchio Siculo. Si tratta di una chiesa settecentesca rimaneggiata più volte, al cui interno non si può non rimanere affascinati per la sua bellezza architettonica, un magnifico esempio del barocco siciliano. Nella parte alta del paese vi è anche la bellissima chiesa dell'Annunziata, in posizione dominante su tutta la Valle d'Agro. Ma non finisce qui, perché la bellezza di questo territorio è inoltre data dal fatto che vi sono ricche sorgenti di acqua con annessi abbeveratoi per animali e antichi lavatoi. Vi è per esempio l'Acqua Ruggia, che è la più antica del paese, dove pare che presso questa fonte si sia dissetato Ruggero II, mentre si recava a Montalbano e Licona. O anche l'Acqua Fontana, situata nella parte bassa del borgo, dove l'acqua sgorga dalla bocca di un mascherone scolpito nella pietra locale. Di tempi ben più moderni ma molto d'impatto è il monumento ai caduti realizzato dall'artista Nino Uchino, una scultura in acciaio inox a forma piramidale. Al vertice si staglia una figura che simboleggia l'utopia della libertà e della giustizia. In basso emerge una figura che simboleggia la violenza subita e la caduta della dignità umana. Infine non posso non parlarvi di loro, Pino e Sigmund, due persone conosciute per caso a Casalvecchio, con la passione della falegnameria unita al design. Il titolo è La ballerina embriaca. La ballerina embriaca. Certo, perché in quella mano c'è il bicchiere. Per te Sigmund cos'è la Sicilia? Dai, cos'è per te Casalvecchio Siculo? Casalvecchio è una isola che non c'è, è una isola dove mi può rilassare, dove trovo l'altra ispirazione come in Germania, è sempre una polarità molto molto utile. Io ormai convivo con i siciliani sempre con un sorriso sbagliato. Su Casalvecchio Siculo c'è ancora molto altro da dire, come per esempio le sue numerose frazioni e la bellissima chiesa dei Santi Pietro e Paolo d'Agro, ma preferisco raccontarvelo nel prossimo video. E un enorme grazie va al comune di Casalvecchio Siculo e a padre Alessandro, che mi hanno ospitato e mi hanno dato la possibilità di realizzare questo video. Grazie.